Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi preparo un dolce con semola di grano duro. È una ricetta pakistana che voglio condividere con voi. Questo è un dolce invernale. Consumando questo dolce d'inverno il corpo rimane caldo e per questo motivo persone non sentono il freddo. Volendo si può preparare in quantità grandi e conservare per lungo periodo. Guardate il video fino alla fine e vi dirò tutto come conservare questo dolce e qual è il metodo migliore per consumare. Ora vediamo insieme quali sono gli ingredienti che vengono utilizzati per preparare questo dolce e come si prepara. Per preparare questo dolce io ho preso 700 g di semola di grano duro, 700 g di burro chiarificato, 500 g di zucchero. La frutta secca io ho preso 50 g di cocco essiccato, 50 g di pistacchio, 100 g di mandorle, 50 g di farina di cocco, uvetta 50 g, noci 50 g e anacardi 50 g. Poi ho preso semi di finocchio 30 g e semi di papavero 30 g. Ho preso sale un quarto di cucchiaino. Adesso vediamo come preparare. Prendo una padella e aggiungo dentro il burro chiarificato e lo faccio sciogliere. La temperatura del fuoco deve stare al minimo per tutta la durata che cuciniamo. Quando il burro chiarificato si è sciolto, aggiungo dentro semola di grano duro e questo devo cuocere per circa 10 o 15 minuti. Il tempo della cottura dipende dalla quantità che cuciniamo. Io ci ho messo circa 15 minuti perché il fuoco era basso e dobbiamo cuocere finché semola di grano duro diventa bello dorato e croccante. Lo dobbiamo girare continuamente perché tende a bruciare molto velocemente rispetto a qualsiasi altra farina. Quando vediamo che è cotto 50% all'incirca, allora aggiungiamo dentro i semi di finocchio e lo cuociamo insieme, sempre muovendo. Quando è alla fine si vede che ha separato tutto il burro chiarificato, si vede molto separato. Adesso vi faccio vedere questo. È diventato bello croccante ed è dorato e tutto il burro chiarificato si è separato. A questo punto significa che è pronto la semola di grano duro. Possiamo aggiungere dentro altre cose. Io adesso aggiungo tutta la frutta secca, l'avevo tritata io, e potete aggiungere anche la quantità poca o anche di più, dipende dalla vostra scelta. Se vi piace molto la frutta secca potete aggiungere ancora di più e se vi piace di meno potete diminuire le quantità della frutta secca. Lo cuociamo per circa 2 minuti. Aggiungo dentro anche i semi di papavero e lo cuocio insieme. Adesso cuociamo per 2 minuti con la frutta secca e poi aggiungiamo dentro lo zucchero dopo. La quantità di zucchero dipende dalla vostra scelta, potete diminuire la quantità o potete aggiungere fino alla pari quantità della semola. La gente in Pakistan aggiunge la pari quantità della semola, cioè se una persona utilizza 700 g di semola, aggiunge dentro 700 g di zucchero e la pari quantità del burro chiarificato. Quindi le tre quantità devono essere uguali, però a me piace il zucchero di meno, allora ho diminuito. Adesso ho spento il fuoco e aggiungo dentro lo zucchero e lo mescolo tutto. Io ho aggiunto 500 g di zucchero e un quarto di cucchiaino di sale. Lo mescoliamo bene tutto con fuoco spento. Anche se il fuoco è spento, lo dobbiamo continuare a mescolare per 2 minuti perché la padella è ancora calda e c'è la possibilità che la semola si bruci. Per questo motivo lo continuiamo a girare per 2 minuti.
Lasciamo raffreddare per circa mezz'oretta. Quando è totalmente raffreddato lo possiamo mettere in un contenitore. Questo è il risultato finale. Adesso possiamo impiattare. E ecco il risultato finale del dolce con la semola di grano duro. Nella nostra lingua noi lo chiamiamo pengiri. È un dolce invernale appunto perché mangiando ogni giorno una piccola quantità, circa 5 cucchiai, qualsiasi orario della giornata, fa tenere il corpo caldo e quindi non si sente il freddo. Una volta preparato si può conservare per tutto l'inverno. Per conservare bisogna mettere in un contenitore chiuso e mettere in frigorifero. In questo modo si può salvare per 3 o 4 mesi, quindi per tutto l'inverno. E ogni volta che abbiamo bisogno prendiamo la quantità desiderata e possiamo riscaldare al microonde e utilizzare. Si può utilizzare anche come un dessert d'inverno o si può servire anche agli ospiti insieme al tè. Noi lo utilizziamo soprattutto in colazione insieme al tè, così tutta la giornata passa bellissima. Se vi è piaciuto il mio video, allora mettete il pollice in su, commentate e condividete questa ricetta con i vostri amici e familiari. E iscrivetevi al mio canale per non perdere le prossime video ricette internazionali. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima!